Questo diciamo è il metodo più semplice per creare il vostro pennello personalizzato. Oggi con questo tutorial ti farò vedere come puoi creare il tuo pennello personalizzato in base alle tue esigenze. Nello specifico nel video di oggi andremo a creare il pennello Dotwork o Pixel. Ti farò vedere come si crea un pennello partendo da zero e come duplicare un pennello per non ricominciare da capo. Comunque vi lascio in descrizione per i più pigri il link del sito dove potete acquistare tutti i pennelli, tra cui ci sarà anche questo del Dotwork. Quindi munisciti di iPad e Apple Pencil che cominciamo. Allora, prima di tutto apriamo Procreate e creiamo un nuovo documento. Non importa la dimensione per ora, basta che sia una tela bianca dove potete sperimentare. Io prenderò questo quadrato. Andiamo a creare la punta del pennello. Prendiamo un pennello, ad esempio io sto sulla mia libreria Tattoo Stencil, prendo un pennello bold. Dobbiamo previamente creare la punta, perché il pennello non è altro che una sequenza di forme stampate che adesso andremo a creare. Supponiamo di voler creare un pennello round liner da 3 che abbia la funzione del dot work, quindi non faccia un tratto preciso così, ma abbia diciamo dei tratti separati. Dobbiamo quindi creare un pennello a 3 punte e le mettiamo in disposizione di triangolo proprio come se fosse la punta del nostro ago. Questo è il livello che abbiamo creato. Adesso andiamo ad ingrandire fino quasi a tutto il foglio. Cerchiamo di metterlo più centrato possibile. Ok, questa sarà la punta del nostro pennello. Tutte queste funzioni sono spiegate nel corso comprato di Procreate che trovate sul mio canale, vi lascio il link. Questa parte diciamo è finita, adesso lo andiamo a salvare e esportare su condividi come PNG. Salva immagine e lo troveremo nella nostra libreria. Eccolo qui. Ora ci sono due strade per la creazione del pennello. La prima strada è crearlo da nuovo, la seconda strada è quello di copiare un pennello e poi modificarlo in base alle nostre esigenze. Prima di tutto però andiamo qui, creiamo una nuova cartella dove metteremo il nostro pennello. Andiamo sopra sul segno più, lo chiameremo prova dot work. Naturalmente voi date il nome che vi pare. Vediamo la creazione del nuovo pennello. Se vedete qui c'è questa icona col più e si aprirà questa interfaccia della creazione del pennello. Allora, in questa parte qui abbiamo una piccola anteprima del nostro pennello attuale, in questa parte qui abbiamo tutte le opzioni del menu e qui il dettaglio per ogni opzione. Se io cambio, cambiano le opzioni. Qui potete impostare il blocco da disegno, dargli un colore al pennello, potete avere un'anteprima 3D per disegnare in 3D e potete cancellare il blocco, tornare alla situazione iniziale. Se vedete qui avete 3 pulsanti, questo è per salvare, annullare e per importare. Se avete dei pennelli che avete acquistato sul sito, mi raccomando. Allora, in questa prima schermata cosa andiamo a fare? Per prima cosa andiamo a modificare la forma, perché se vedete adesso questo non è il nostro pennello. Andiamo su forma e infatti è una forma a cerchio, vedete? Andiamo subito a fare modifica, importa. Allora, qui possiamo scegliere se importare una foto, quindi quella che abbiamo creato noi, o da un file o da libreria sorgente. Già in libreria sorgente ci sono molte forme di pennelli. Naturalmente non c'è quella che ci serve a noi e l'abbiamo creata, infatti facciamo annulla e importiamo una foto. Questa è qui. Una volta importata la nostra forma andiamo a premere su fine. Come vedete non scrive bene, perché? Perché è fatta al contrario. Noi dobbiamo invertire il bianco con il nero, quindi dare uno sfondo nero e il colore bianco. Andiamo su modifica, clicchiamo con 2 dita e invertiamo l'immagine. Se adesso vedete abbiamo il nostro pennello, però ancora non abbiamo lo stile che vogliamo noi del dot work, quindi dobbiamo andare a agire su questi pannelli per modificarlo. Allora, innanzitutto la proprietà del tratto. Dato che il dot work non è una linea continua ma sono tante puncicate del lago, andiamo ad aumentare la spaziatura.
vedete qui fa vedere pure l'anteprima, e in questo modo già l'abbiamo distanziato. Variazione e attenuazione in questo caso li terremo a 0, perché per questo tipo di pennello non ci servono. Stabilizzazione, anche la streamline è praticamente l'opzione che io odio un po', perché vi fa delle curve in automatico. Ad esempio, io adesso vado a fare una curva, vedete quanto è, non è perfetta, cioè l'ho fatta bene però non è perfetta. Se noi andiamo ad aumentare la quantità della streamline o la pressione, mettendola al massimo, vedete, lui decide proprio come fare le curve, non siete voi a decidere ma è lui, quindi questa qui la tengo sempre a 0. Quanto riguarda stabilizzazione e filtro movimento li lasciamo così, conicità anche può andare bene così, qua lasciamo tutto così, la forma l'abbiamo già impostata, la grana sarà piena perché non avrò grane all'interno di questi pallini, quindi lasciamo così. Il rendering io lo lascerei su smalto uniforme, umidità borni e bruciatura niente. Impasto bagnato non ci interessa perché questo è solo per fare pennelli tipo acquarello. Dinamica di colore non ci interessa perché sarà monocolore. La velocità, anche queste sono opzioni che non ci interessano perché noi avremo un tratto diciamo sempre alla stessa grandezza, non si andrà mai ad ingrandire in base alla velocità e alla variazione. Se ad esempio noi qua mettiamo la dimensione grande, vedete, più vado veloce più si rimpicciolisce, oppure il contrario, ma non ci interessa perché tanto l'ago da tatuaggio è sempre la stessa misura nel tratto. Apple Pencil, questo è il modo in cui andremo a usare la penna, ma va bene anche quella standard. Proprietà, allora qui abbiamo delle opzioni importanti, tralasciando queste abbiamo queste 4 opzioni, che poi sono 2, che sono le dimensioni massime, dimensioni minime, opacità massima e opacità minima, e non sono altro che questi 2 slider, dimensione e opacità. Per questo pennello, dato che noi dobbiamo fare un 3 round liner, dobbiamo lasciare una dimensione fissa, non possiamo ingrandire il pennello. L'ingrandimento del pennello si farà con aghi più grandi, quindi oltre ai 3 pallini aggiungeremo altri pallini sulla forma però, e creeremo nuovi pennelli. Quindi le dimensioni massime io le metterei in questo modo, mettendole pari con quelle minime. Praticamente al variare di questo slider non succederà niente, vedete che è fisso, quindi se disegno così ho un tratto, se disegno così ho lo stesso tratto, che secondo me è pure grande, quindi andiamo a modificarlo. Vediamo così. Già il pennello inizia a prendere forma, vedete? Qui se sporchiamo questo disegno non fa niente perché l'abbiamo già salvato, però scanso l'equivoci, magari domani ci serve, andiamo a annullare. Magari creiamoci un nuovo livello dove poter sporcare questa anteprima. Cos'altro dobbiamo fare? Se vedete qui ancora abbiamo un tratto molto compatto secondo me, quindi andrei su tracciato e aumenterei ancora un po' la spaziatura, non troppo, in questo modo. Sulle proprietà l'opacità massima e minima le lascerei al massimo e al minimo, in modo che possiamo fare anche un gray wash, cioè adesso abbiamo un'opacità al 100%, quindi il tratto sarà netto. Se noi andiamo a abbassare l'opacità, vedete, potremo andare a fare un gray wash, come se avessimo l'inchiostro diluito. L'ultima cosa che ci manca da fare è andare su info pennello e mettere il nostro nome, perché questo pennello lo abbiamo creato noi. Quindi arte graffa e mettiamo anche qui la nostra firma e chiamiamolo 3rl.work. Possiamo quindi andare a cliccare fine per salvare il nostro pennello che è stato creato qui. Naturalmente poi il pennello possiamo sia eliminarlo, duplicarlo o condividerlo. Proviamo a vedere come funziona. Andiamo a fare un piccolo disegno
su cui poi applicheremo il nostro dot work per vedere come lavora. Allora andiamo su galleria e creiamo un nuovo foglio, A4 magari, creo il disegno e ve faccio vedere. Naturalmente mettiamo il nostro bel guantino. Ok, mi sono creato sta bozza di sto Majin Buu a matita. Adesso ci andiamo a creare il nostro bel line art. Utilizzerò il pennello outline della mia libreria Tattoo Stencil. Se non ce l'avete e ancora non l'avete acquistata, potete utilizzare anche il pennello monoline standard delle Procreate. In questo modo ci andiamo a creare il nostro stencil, ma prima magari centriamo sto disegno. Creiamo un nuovo livello, siamo pronti per partire con il nostro line art. Fatto il line art, andiamo a provare il nostro nuovo pennello e proviamo a fare un effetto pixel. Allora selezioniamo dalla libreria pennelli il nostro pennello creato, prove dot work. Naturalmente creiamo un nuovo livello, come se stessimo lavorando a macchinetta. Vi consiglio di ogni tratto staccare la penna, perché se andiamo a colorare verrà un po' sta griglia così, però possiamo anche andare a incrociare per ottenere un nero più corposo. Vedete, anche le sovrapposizioni funzionano bene. Direi che il riempimento e il pennello si comportano egregiamente, quindi avete un bel pennello nuovo da utilizzare a gratis. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Allora, per andare a fare zone più chiare, naturalmente questo non ci interessa perché è disabilitato, però questo qui funziona, quindi possiamo andare a fare un grey wash al 30%. Ok, allora adesso abbiamo il nostro disegno finito, il pennello funziona correttamente, anche se ci potevo perdere un po' più di tempo, però era solo per fare una piccola dimostrazione. Supponiamo che adesso dobbiamo creare un altro pennello che è il 5RL. Non dobbiamo ricominciare tutto da capo, ma basterà innanzitutto ritornare in galleria, tornare sulla nostra forma, duplicare il livello, portiamolo fuori in modo da prendere un solo pallino senza dover stare lì a cancellare, un altro tricks questo. Poi selezioniamo tutti e due i livelli e li scaliamo per avere un po' più di spazio. Posizioniamo questo livello qua accanto, ce lo duplichiamo. Qui poi potete creare tutte le forme che volete in base al tipo di ago che volete copiare. Diciamo che ci piace questa forma di ago. Andiamo sempre su esporta, condividi, png e lo salviamo nella nostra galleria. Torniamo al nostro disegno, andiamo su pennelli, invece di creare con il tasto più un nuovo pennello facciamo duplica, entriamo in modifica sul nuovo pennello, andiamo su proprietà e mettiamo 5rl dot work. Tutte le impostazioni rimarranno invariate, l'unica cosa che andiamo a cambiare è la forma. Facciamo modifica, importa dalla foto questo pennello, che sinceramente non so nemmeno se è questa la forma giusta, ma noi ce la teniamo così. Doppio tap e invertiamo il colore e clicchiamo su fine. E abbiamo creato il secondo pennello del 5RL. Senza agire qui sulla misura, andiamo proprio a definire gli aghi. Facciamo una prova con questo nuovo pennello. Allora, abbiamo selezionato il 5RL e facciamo un tratto. Ora riprendiamo il 3RL, facciamo lo stesso tratto. In questo caso vedete la dimensione secondo me è troppo piccola, quindi dovremmo andare a modificare il pennello. In proprietà e andiamo a fare dimensioni massime e minime, le riportiamo a un valore più alto, 9, 9.
Anche il tracciamento io diminuirei un po' spaziatura, così. Vediamo. Questo è il 5RL e questo è il 3RL, senza ripartire tutto da zero. Naturalmente sta forma qui quasi sicuramente è sbagliata, raga, dovrebbe essere un po' più rotondo. Comunque questo è per farvi capire che qualsiasi forma la create così. Questo diciamo è il metodo più semplice per creare il vostro pennello personalizzato. Però ci sono altri due metodi che sono praticamente i pennelli a stampo e i pennelli combinati con cui ho creato quelli 3D. Magari quelli, raga, vi faccio vedere in un altro video. Scrivetemi nei commenti se volete vedere. Ora che sei riuscito a creare il tuo pennello, mi raccomando, non smettere di supportare artegraph.it, perché ci sono pennelli più avanzati che puoi acquistare. Se questo tutorial ti è stato utile, mi raccomando lascia un mi piace e iscriviti al canale per altri video. Se vuoi puoi offrirmi un caffè qui sotto con il bottone grazie. Noi ci vediamo al prossimo video, bella!